giornata grigia stamani, eh? Buongiorno! Buongiorno! Che fate? Guardate i tickets? Mamma mia, che cielo chiuso! Benvenuti in un nuovo video! Ciao! Ci troviamo nella città di Gior! Gior. Sempre quella di ieri sera, dove abbiamo fatto cena e vi abbiamo raccontato una bella storia. Se non l'avete vista andatela a vedere. Oggi però ve ne raccontiamo un'altra. Siamo lungo fiume Danubio, questo è il Danubino anzi perché è più piccolo. Ci sono anche varie diramazioni, quindi il fiume forma vari canali, canaletti e noi siamo su uno di questi. Molto silenzioso, tranquillo, a parte il signore col tagliaerba che stamani mattina alle 7 ha deciso di tagliarla, ma insomma comunque diciamo era già l'orario di alzarsi. E niente, silenzioso durante la notte, fresco. Zanzare? Una che l'ho spalmata sul mobiletto di Charlie, una sola al momento. Però chiudiamo perché non si sa mai, lungo fiume con tutta questa umidità magari qualcuna entra. Ora ci spostiamo, andiamo verso il centro, vediamo se troviamo qualcosa da mostrarvi di interessante e poi si prosegue. Passiamo nuovamente il Danubio, questa volta con Charlie e sul ponte. Un altro ponte di ferro. Vedete qui si dirama il Danubio. Guardate che mega specchio che abbiamo qui, c'erano tutti i ragazzini che lo facevano girare, ma veramente impressionante, eh? È un po' deformante anche perché è tutto storto. È convesso, come vero? si dice? È fatto sì, è come una semisfera. Sì. Però ci sono delle scritte, ma non capiamo cosa vogliano dire. È un gioco che si può spingere e farlo ruotare, vedi? Ma perché vedi in questo modo tutta la piazza? Sì. Capito? Siamo arrivati davanti alla cattedrale di Gior, ora entriamo subito a vederla al suo interno. Cattedrale bellissima, piena di oro da tutte le parti, Molto carica. anche un po' tetra, forse perché era un po' buia, Era un po' perché buia. le luci erano spente, c'era anche una gita scolastica. Sì. Però insomma, molto barocca.
Qui ragazzi abbiamo questa fontana che è un monumento alla soda, che è cult in tutta l'Ungheria. È proprio un cult qui, pare, così c'è scritto. Percorriamo le vie centrali della cittadina, purtroppo giornata un po' grigia. Molto grigia. Ma le case sono molto belle. Sì, anche Gjor, ovviamente non ve l'abbiamo detto, è un punto di riferimento storico. Speravamo di vederla con il sole, ma ci siamo svegliati così. Prima pioveva un po', poi ha smesso, insomma sta facendo a tratti. Oggi purtroppo tutta la giornata sarà piovosa. Siamo giunti in quest'altra piazza dove stanno allestendo la festa della birra. Oggi è venerdì, domani ci sarà baldoria sicuro. Qui c'è il Mexicoi Buffet, che poi Mexicoi era la nostra fermata della metropolitana, il capolinea dove avevamo parcheggiato Charlie a Budapest. Ma te guarda il caso, ce la siamo ritrovata davanti. E non a caso è una fermata piena di cibo, perché noi siamo sempre a mangiare, lo sapete benissimo, ormai voi che ci seguite ci conoscete. La piazza centrale è ricca di palazzi, molto belli e storici, anche con dei bei colori. È un'antica città di origine romana. È importante anche centro, diciamo, religioso, e fu infatti sede vescovile da oltre un millennio. Siamo tornati dentro Charlie perché fuori si è messo a piovere e poi anche perché ci vogliamo spostare per la prossima tappa. Ma prima di lasciare questa città vi dobbiamo dare delle info. Perché leggendo appunto notizie storiche su Gjor è venuto fuori che qui è nata una donna molto famosa, un personaggio famoso. Lo conosceranno questo personaggio soprattutto i maschietti. I maschietti conoscono benissimo questa donna. Sì, qui pensate un po', proprio a Gjor è nata nell'anno 1972 Eva Enger. Vi dice niente la signora Eva Enger? Nata qui, poi trasferitasi in Italia e ha intrapreso, diciamo, inizialmente la carriera hot. Una carriera molto hot. Perché è diventata, accompagnandosi con Riccardo Schicchi, abbiamo letto insomma 2 note, è diventata una famosa pornostar e successivamente ha fatto molti film. Poi pare che abbia abbandonato, diciamo, quel tipo di filmografia e si sia dedicata ad altro, come altri tipi di film, altri tipi di serie, addirittura anche una carriera da discografica, insomma faccia trasmissioni in televisione, insomma tuttora pare che sia attiva. Ma in Ungheria, terra fertile di donne famose, è nata un'altra pornostar. Diciamo di donne audaci. Diciamo la più famosa di tutte. Scrivetelo nei commenti. Chi è? Ometti, voi le sapete, voi lo sapete, scrivete. Chi è questa donna famosissima soprattutto in Italia? Perché di origine ungherese, poi ha preso la cittadinanza italiana, anche lei è sposata con un italiano e ha vissuto anche nelle nostre città. Stiamo parlando di ha un soprannome lei. Ilona Staller, o meglio conosciuta come Cicciolina. I maschietti qui ne sanno qualcosa. E Ilona Staller è nata a Budapest, quindi insomma l'Ungheria pare che abbia donato, diciamo così, all'Italia queste attrici, chiamiamole così. E niente, lei ha avuto anche lei un po' un'infanzia travagliata, poi si è trasferita in Italia
tramite un matrimonio con un uomo italiano, e da lì è iniziata tutta la sua carriera. Pensate che in origine lei faceva la spia, vero? letto anche Cercava di capire dai politici, dagli uomini d'affari, soprattutto americani, cercava di Carpire, cioè carpire i segreti. lei è stata ingaggiata da un famoso ente, diciamo, essendo appunto una bella donna, eccetera, eccetera, doveva fare l'amante e quindi doveva appunto carpire dai personaggi influenti dei segreti. Da lì poi, ecco, ha conosciuto, diciamo, un personaggio italiano e poi è venuta, come vi dicevo, in Italia. Quindi, insomma, abbiamo capito, lì per lì ci siamo rimasti, l'abbiamo letto di Eva Enger, poi abbiamo letto che anche Ilona Starler è nata qui a Budapest in Ungheria, abbiamo detto mamma mia, ma tutte qui sono nate, tutte ungheresi sono, cioè questa è stata una scoperta. Però non è finita qua. Non è finita qua. Cambiando decisamente argomento, ci sono molti altri personaggi famosi di cui ne abbiamo sentito quantomeno parlare, o magari li abbiamo conosciuti in modo diretto, che hanno dato un sostanziale contributo poi alla vita anche moderna, no? In qualche modo. E la maggior parte di questi che vi diciamo sono nati qua. Uno è famosissimo, se io faccio così, cosa vi viene in mente? Ma così c'hai no, così il tremolio? Sto facendo una firma, sto scrivendo. Sta scrivendo. Con la penna a sfera. Esatto, perché Laszlo Biro, l'inventore della famosa penna Biro a sfera, quindi, è proprio ungherese, è nato qua. Quindi anche l'Ungheria, insomma, porta nel mondo un primato eccezionale, perché voglio dire, la penna a sfera, Biro, ha rivoluzionato il modo di scrivere e, ripeto, Biro è nato proprio qui, è ungherese. Quindi, insomma, quando l'abbiamo letto, poi da aggiungersi anche al cubo di Rubik, inventore Rubik stesso. Poi vogliamo parlare del grande fotografo Robert Capa, che abbiamo visto, insomma, l'altro giorno. E non è finita, perché abbiamo letto anche che il famoso scrittore e giornalista Pulitzer, anch'esso è ungherese. Lui ha dato origine, diciamo così, a una nuova corrente, a un nuovo modo di fare del giornalismo, e quindi per questo ha vinto dei premi, e tutt'oggi, quando si assegna quel premio particolare, viene appunto chiamato premio Pulitzer in suo onore. Ora vi diamo l'ultimo nome per i grandi patiti di cinema, il Conte Dracula. Il Conte Dracula è un film che è stato interpretato da tantissimi attori in vari film, ma il Conte Dracula più famoso, quello più storico, è Bela Lugosi, anch'esso attore ungherese. Mamma mia, che terra di poeti, artisti, scrittori e pornostar. veramente, quando abbiamo letti questi nomi, no, non ci possiamo credere, e quindi volentieri ve le passiamo, insomma, questi aneddoti. Ora, sulle pornostar ci abbiamo fatto due risate, ma non vogliamo offendere e denigrare nessuno, ci mancherebbe altro. Però ecco, ci è sembrato particolare che tutti questi personaggi famosi fossero ungheresi. Ora noi mettiamo in moto Charlie e proseguiamo il nostro viaggio. In Sarvar, la città si chiama così, è una città piuttosto grande, ma il cielo è grigio anche qui. Dopo circa un'oretta di strada, un'oretta e qualcosa, speravamo che si spostasse la perturbazione, invece al momento è tutto grigio. Cerchiamo il supermercato perché dobbiamo fare assolutamente la spesa. Allora,
Abbiamo fatto una bella spesa qui al supermercato. Abbiamo preso un po' di pesce, un po' di salumi, un po' di frutta e verdura, un po' di carne. Una spesa come facciamo solitamente, un lungo scontrino, e abbiamo speso circa 30.000 fiorini. No, 26,5. No, 26,5, quindi una sessantina d'euro, 60 d'euro, dai. Un po' come da noi. Più o meno i prezzi, se vi state chiedendo com'è la vita, più o meno supermercato Lidl, quindi come avremmo speso in una nostra Lidl. La vita più o meno come prezzi è allineata. Sì, in precedenza eravamo andati all'Aldi, però insomma i prezzi sono gli stessi. Sì, più o meno sì. Ora niente, oggi insalatone miste varie. Fuori intanto piove. Piove, quindi ora vediamo, perché è molto chiuso il cielo. Se rimane chiuso così conviene spostarsi. Sì, questa è una città che offre tante terme, perché questa è una zona termale, ci sono 2 o 3 cittadine che richiamano turisti per appunto le terme, come gran parte dell'Ungheria. È famosa proprio per queste terme qui, e poi sicuramente anche il centro storico è interessante, però insomma ora sta piovendo in maniera sostenuta, quindi non abbiamo voglia di bagnarci. Vediamo, se smette ora che abbiamo mangiato facciamo 2 passi, se no magari decidiamo di proseguire. E mentre fuori piove, noi ci facciamo un bel pranzetto. Pranzo leggero oggi, insalatona, anche 2 pezzi di pizza, un po' di tonno e cipolla, che male non fa mai. Noi siamo malati di tonno e cipolla. A sto giro lo mangio solo io. Io vado di insalata oggi, vai di insalata. sto leggera, vista la giornata che non si cammina, mi riguardo un po', diciamo così. Allora ragazzi, abbiamo deciso di ripartire e di lasciare, oltre che questa città, di lasciare l'Ungheria, proprio in generale. Siamo al confine, vicino. Praticamente un'ora e mezzo circa. Un'ora e mezzo dalla Slovenia. Avevamo lasciato dei posti che volevamo visitare, e quindi abbiamo deciso di spostarci direttamente là. Anche perché qui il meteo non permette nulla di buono. No, continua a piovere, la giornata è grigia, poi è abbassata la temperatura, c'è un vento fresco, oggi è proprio una giornata brutta. Poi questa cittadina abbiamo dato un'occhiata un po' meglio alla mappa, e al di là insomma della zona termale non offre poi così tanto, cioè sicuramente ha un centro storico interessante. Ora faremo un passaggio con Charlie all'interno, vi faremo vedere qualche cosa, però abbiamo deciso che vogliamo rientrare in Slovenia, un po' come diceva Fede, per vedere la parte nord che non abbiamo visto venendo verso l'Ungheria, e anche perché abbiamo questo dubbio delle nostre SIM. Faccio un breve riepilogo per chi non ci avesse seguito nei video precedenti. Le nostre SIM italiane, noi abbiamo entrambi la SIM Poste Mobili, hanno smesso di funzionare a livello di connessione dati nel momento in cui siamo entrati in Ungheria, ovvero riceviamo telefonate, le facciamo, ma a livello di connessione dati proprio morte. Abbiamo provato in tutti i modi, quindi niente. Per ovviare a questo problema abbiamo comprato una SIM ungherese locale, la della Yettel, e stiamo usando i wifi pubblici anche per caricare i video. Però c'è rimasto questo dubbio, insomma, del perché, del per come, insomma. In Slovenia invece funzionavano, quindi rientrando in Slovenia così abbiamo anche la certezza che vada tutto a buon fine con le SIM. Poi comunque l'Ungheria, vista Budapest, le varie cittadine intorno, il lago Balaton, diciamo che abbiamo visto un po' tutto. L'interno è tutta molto pianeggiante, campagna, 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 come avete visto, quindi insomma ci sentiamo soddisfatti. Oltre a questo, sinceramente, guidando Charlie per queste strade che sono devastate, ci siamo un po' anche stancati, perché sembra di essere tornati in Armenia, con strade in pessime condizioni, e in più dobbiamo fare anche il pieno a Charlie, che siamo quasi in riserva, e il diesel qui vicino al confine costa meno. Sì, quindi a questo punto, insomma, tirando le somme, la bilancia pende dalla parte dell'uscita dall'Ungheria. E niente, dai, proseguiamo, ma il nostro viaggio non finisce, ovviamente. Esatto. Come vi abbiamo detto, c'è ancora una bella parte della Slovenia da visitare e poi vedremo. In questo momento che non sta piovendo ci siamo fermati proprio di fronte all'ingresso principale del centro storico. C'è una cinta muraria e poi c'è questo ponte
che porta appunto al nucleo, a un maniero, non capiamo bene da qui. E poi ci sono questi alberi singolari, tutti addobbati, con attaccati degli oggetti, dei nastri colorati, dei disegni, palloni, probabilmente come se fossero fatte da scuole, insomma, ognuno ha un cartellino attaccato, sì, con degli innaffiatoi, insomma, carini. Ci ricordano un po' l'albero della cuccagna, non so se avete presente. Crateri. Continua la saga strade impossibili, piene di buche. Nel frattempo, probabilmente quando ci hanno sentito dire che lasciavamo l'Ungheria per altro confine, è smesso di piovere e sta uscendo un timido sole. Come se l'Ungheria ci volesse dire resta qui, restate qui. Oh, non lo so. Sono oppiacei, tutti oppiacei. Viola. Ed esce il sole, così ce li illumina ancora di più. E poi tra l'altro abbiamo visto tantissimi campi di oppiacei. Sì. Proprio coltivati, coltivati. I papaveri da oppio, quelli che hanno, diciamo, quel bulbo tondo grosso che contiene i semi e il petalo è di colore viola, violaceo. Abbiamo attraversato un bel ranch in stile americano con tante mucche, la casa della prateria ungherese. Che scalda, ci stiamo avvicinando al confine sloveno, manca veramente poco. Le nuvole ci sono ancora un po' minacciose, però in questo momento è tornato il sole, quindi effettivamente si sta bene, temperatura in rialzo e ci apprestiamo a salutare l'Ungheria. Il complesso ci è piaciuta con le difficoltà che vi abbiamo già detto. Se non avete visto i video andate a vederli perché spieghiamo via via quali sono state le problematiche, non ultima questa della SIM per la connessione dati, vari altri problemi come le strade rovinate eccetera eccetera. Confine di Stato. Ciao Ungheria! Questo è il vecchio confine quando c'erano vecchia dogana, sì. Ciao Ungheria! E qui si entra in Slovenia, anzi Slovenigia. L'asfalto finalmente è migliorato. Nella Spagna abbiamo l'asfalto nuovo. Non ne potevo più. Ed era in crisi, Ma ragazzi, è vero, la Slovenia, fate conto di essere in Svizzera, tutto perfetto. Vai di là, in Ungheria, un disastro. L'asfalto è rovinato, peccato. Peccato, perché comunque anche l'Ungheria, vai, non è una brutta nazione. È un po' monotona a livello di paesaggio perché non ci sono molte diversità, è prettamente piana e campagna, quindi se volete l'alternanza montagne, laghi, fiumi, poi mare, cascate, cioè non c'è, no, non ci sono, c'è prettamente campagna. Budapest è una perla e veramente merita la visita all'Ungheria solo per vedere Budapest, a noi ci è piaciuta tanto. Però ecco, c'è da dire che insomma i dintorni e anche la parte un pochino più a nord, fin dove ci siamo spinti, è molto, quella più a nord è più selvaggia con il parco, però sempre di pianura, campagna si parla, ecco. In ogni caso, Ungheria promossa, ci è piaciuta.
Ci è piaciuta, sì, abbiamo avuto questi problemini di connessione, ora ancora non è suonata il telefono per ricordarci che abbiamo una SIM funzionante, vediamo. Abbiamo lasciato la perturbazione dietro le nostre spalle in Ungheria, poi abbiamo attraversato il confine e c'era di nuovo il sole, confine con la Slovenia, e entrati in Slovenia abbiamo trovato di nuovo un mega temporale. Ci stiamo entrando proprio adesso all'interno, guardate qua, guardate il cielo com'è scuro, sta già lampeggiando e noi ci finiamo proprio dentro. Lei ha da dire nulla in proposito? Muto. Che devo dire? Noi ci si lamentava spesso di Google Maps, stiamo usando da diverso tempo Maps.me perché lo usiamo senza internet, ma Maps.me è peggio che andare di notte, ovvero finora andava anche bene, ma ci stava per fare passare da una strada sterrata e non si capisce il motivo. Comunque ora siamo in una situazione un po' particolare. Speriamo di scendere presto, che la situazione è buia e sono solamente le 5. Ma guardate qua cosa stiamo trovando, l'inferno. Per la saga Le vie degli orti continua, quindi non solo con Google Maps ma anche con Maps.me. Tipico temporale estivo, ragazzi. No, guarda là, si sta scaricando. Allora, ci siamo fermati una mezz'oretta perché è venuto giù il finimondo. Abbiamo trovato dei veri e propri fiumi di fango lungo la strada, è venuto giù il finimondo. Ora aspettiamo che finisca di piovere, perlomeno il grosso del temporale, e poi proviamo a proseguire. Dove vanno i tickets? Ah, non lo so, guarda là, buio pesto questo bosco. Mamma mia. Dopo secoli di viaggio stiamo raggiungendo l'area di sosta che gli abbiamo dato, cercandola ovviamente su Park Fortnite. Qui si vede il lago, vedete il laghetto e la strada. Siamo quasi arrivati. Abbiamo trovato un sacco di interruzioni per strada, diluvio universale, quindi ci siamo fermati per far passare un po' il temporale, trasporto eccezionale che ha bloccato la strada. Insomma, oggi è stato un calvario e abbiamo passato tutta la giornata su Charlie. Quindi ora siamo un po' stanchi, Fede di più perché ha guidato, e niente, ci facciamo cena e poi ci riposiamo.
Ora... Tanto riposare. C'è da fare c'è la premiere. Sì, c'è la premiere con voi, mi raccomando, tutti presenti alle premiere. E poi c'è da montare il video. E poi sì, già, volta dopo. ci riposiamo più 5 tardi. minuti ci si riposa. Ci si riposa 5 minuti. Stanotte. Vi faccio vedere il laghetto. Sì, così si vede, è fittissima qua la foresta. Dovrebbe essere un'area sosta nuova, a quanto c'è scritto su Par4Night, insomma di recente costruzione sul laghetto, sulla riva del laghetto. Quest'area è gestita da Heidi con le caprette. Eh sì, certo. Sì, ma le caprette gli fanno ciao. Ecco il laghetto. Guardate che laghetto bello. Questo parcheggio, questa è la colonnina dei servizi del camper, comprese corrente, carico acqua, eccetera eccetera. E vista sul lago. E vista sul laghetto. E stasera ci fermiamo qua. Vai. Vai, 5. Yeah. Ora prepariamo la cena perché poi inizia la premiere. Mi raccomando, linkate, commenti, cliccate, salutate, condividete, scrivete commenti. E anche dopo la premiere scrivete ulteriori commenti anche nei giorni successivi. Perché a parte ci fa piacere leggervi, eccetera eccetera, vi rispondiamo quando possiamo, ma volentieri. E poi perché l'algoritmo di YouTube così spinge più il video, lo divulga di più, lo fa girare, eccetera eccetera. Se non mettete like, non scrive niente nessuno, pochi commenti, eccetera eccetera, YouTube ritiene il video poco interessante e quindi lo lascia lì da una parte. Quindi vi chiediamo questa cortesia, visto che c'è tanto lavoro dietro ai video, riprese, editing e quant'altro, vi chiediamo la cortesia insomma di farli girare grazie al vostro sostegno. E poi rispondendo successivamente alla premiere possiamo anche scrivere una risposta più larga, perché in chat siamo sempre di corsa. Sì, purtroppo la chat, la premiere è un po' striminzita, veloce, eccetera eccetera. Via, vado a preparare la cena. Ora sì che si ragiona. Ciao. Ed eccoci con la cenetta pronta. È affamato, è affamato. Io sono qui in trepida attesa. Appena Marta si siede mi sbaffo tutto. Si iniziano le danze, buon appetito! Noi mangiamo, chiudiamo qui il video e mi raccomando continuate a seguirci perché ci sono ancora tante cose belle da vedere. Ciao, alla prossima! Ciao, un saluto Ciao. a tutti! Un abbraccione dai Tiche! Ciao ciao!